Ciao ragazzi, benvenuti dal vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di un argomento che non vorremmo mai che capiti: il montaggio della ruota di scorta. Dunque si tratta di un argomento il quale capita piuttosto raramente, ma tuttavia quando capita non abbiamo tante alternative che o sistemare il problema o chiamare il soccorso stradale. Come tutti sanno, ora non tutte le macchine hanno il ruotino di scorta, ma molte macchine sono dotate di kit di riparazione. Ovviamente questo video è rivolto a chi possiede macchine con ruotino di scorta. Tuttavia, se vi posso dare un consiglio è questo: in fase di acquisto della macchina, se potete, optate sempre per la possibilità di avere un ruotino di scorta, in quanto i kit di riparazione non sempre riescono a riparare il danno, soprattutto se si tratta di uno squarcio dovuto ad una buca stradale. Spesso si tende a sottovalutare questo argomento, in quanto cambiare la gomma di scorta non è effettivamente un grosso problema, ma tuttavia dobbiamo ricordare che ci potremmo trovare a cambiare la gomma di scorta al buio o sotto la pioggia. Questo riguarda anche chi, non essendo in grado di cambiare una ruota di scorta, decide di chiedere aiuto a qualcuno. Ovviamente anche questo qualcuno che monterà la nostra ruota potrà incontrare qualche difficoltà, per esempio sporcarsi molto le mani oppure prendere anche l'acqua. Quindi cerchiamo di rendere anche per queste persone il lavoro il più indolore possibile. Ma diamo subito un'occhiata alla lista del materiale. Prendete carta e penna e segnate. Un gilet catarifrangente, il quale vi ricordo è obbligatorio averne uno in macchina ed indossarlo in casi come questo. Un triangolo catarifrangente, anche questo è obbligatorio e va posizionato 50 metri prima dell'automobile. Un keyway, questo non è obbligatorio, ma tuttavia se ne avete uno anche usato, tenetelo in macchina. Un paio di guanti da lavoro. Un piccolo tappetino oppure uno straccio sufficientemente grande da poter mettere sotto le nostre ginocchia. Per quanto riguarda tempi e costi abbiamo. Per quanto riguarda il gilet catarifrangente e il triangolo catarifrangente, che vi ricordo sono obbligatori, li potete trovare tranquillamente sotto ai 10 euro. Per quanto riguarda guanti, tappetino e keyway, potete tranquillamente riutilizzare un qualcosa di vecchio che avete in casa. Tuttavia, se non avete qualcosa che potete riutilizzare, vi consiglio anche qua di stare sotto ai 10 euro. La sostituzione della gomma richiede circa 15 minuti di lavoro e si tratta di un'operazione medio facile, quindi non preoccupatevi assolutamente. Quindi bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Allora, come vedete abbiamo già tirato fuori la nostra ruota di scorta e il nostro kit di attrezzi. La prima cosa che dobbiamo fare è allentare i bulloni quando la macchina è ancora a terra, in questo modo. Bene, a questo punto procediamo a sollevare la macchina con il crick. Qua abbiamo il crick e la nostra manovella. Procediamo a sollevare la macchina. Ora che abbiamo alzato la ruota possiamo smontarla. Ora andiamo a montare il nostro ruotino, puntiamo subito la vite in alto, in questo modo. Ora andiamo a puntare le altre viti e le stringiamo appena appena. Ora possiamo abbassare la macchina.
ora andiamo a stringere i bulloni. I bulloni vanno serrati ad una coppia di circa 100-120 Nm. Dato che è impensabile portarsi dietro una chiave dinamometrica, io ho fatto in questo modo. Dunque io peso circa 80 kg, quindi ho fatto un paio di calcoli e ho visto che mettendo il mio peso a questa distanza qua, che è segnata da questo nastro adesivo, la coppia che io vado ad esercitare qua sarà di esattamente 120 Nm. Ottimo, quindi in questo modo, sapendo il mio peso e sapendo il punto al quale applicare il mio peso, sono sicuro della coppia di serraggio della gomma. Quindi non ci resta altro che partire e rispettare il limite imposto sulla gomma, quindi 80 km/h.